Salve a tutti, bentrovati. In questa seconda parte vedremo come assemblare un motore che abbiamo smontato per sostituire la guarnizione della testata. A chi non lo ha fatto consiglio di guardare anche la prima parte. Troverà il link di questa prima parte in descrizione oppure alla fine di questo video. Quello che vi sto mostrando su questo tavolo è il materiale che ho ritirato dalla rettifica. Mi hanno sostituito le due valvole di aspirazione che erano completamente rovinate, eccole qua. Poi mi hanno sostituito anche l'albero a camme perché era completamente rovinato. Ora ve lo mostro. Ecco qua, come potete vedere era molto rigato. Mi hanno poi sostituito anche il bilanciere delle valvole di aspirazione. Anche questo bilanciere era da buttare, quindi me ne hanno fornito un altro usato. Ecco, come vedete è completamente rigato. Infine mi hanno sostituito anche lo spinotto del pistone. Anche questo era da buttare e quindi me ne hanno dato un altro nuovo, eccolo qua. Escludendo questo spinotto che era nuovo, tutti gli altri pezzi ricevuti erano usati, quindi ho risparmiato un bel po' di soldini. Ok ragazzi, ora mettiamoci all'opera. Andremo a pulire la base del cilindro dove dobbiamo mettere la guarnizione di tenuta. Ecco, questa è la guarnizione da installare. Noterete che lo spessore di questa è di circa 0,8 mm o, se preferite, 8 decimi di millimetro. Dunque la rettifica mi ha consigliato di metterla di questo spessore in quanto la testata già è stata rettificata 2 volte. Prima di installarla è consigliabile bagnarla con un po' di olio motore per ammorbidirla un pochettino. Generalmente sul pistone ci sono 3 fasce elastiche. Noterete che ogni fascia ha un taglio. Eccolo qua. Questo è il taglio che vi dicevo. Ecco. Dobbiamo avere cura di spostare questi tagli sfasandoli di 120 gradi. È un'operazione molto semplice, utilizziamo un piccolo cacciavite per farlo. Più o meno la posizione di questi tagli deve corrispondere alla stessa posizione indicata dalle frecce che vi sono in questa foto. Ok, fatto questo, ora vi consiglio di inserire adesso il pistone nel cilindro. Questo perché avendolo ancora smontato siamo più agevolati a farlo. Quindi prima di iniziare metteremo logicamente un pochettino di olio per lubrificare. Inserite il pistone dalla parte sottostante del cilindro perché c'è una leggera smussatura che ci aiuterà a farlo. È una buona cosa utilizzare un cacciavite a taglio per inserire le fasce nel cilindro.
Questo è il nuovo spinotto del pistone. Anche questo qua dobbiamo installarlo adesso, è molto facile, bisogna solo spingere leggermente in questo modo. Ora finalmente possiamo installare il cilindro, avendo cura di inserire lo spinotto del pistone all'interno della biella. È un'operazione leggermente rognosa ma molto semplice comunque da fare. Ecco, ora una volta che siamo arrivati più o meno all'altezza della testa della biella, cercheremo di spingere all'interno lo spinotto del pistone. Ci metteremo un po' di olio e poi spingeremo con un pezzo di legno. Mi raccomando, deve essere inserito a battuta, ossia dobbiamo spingere fino in fondo lo spinotto. Poi dopo metteremo il relativo anello che farà da fermo. Eccola qua, questo è l'anello. Bene. Ora non ci resta che spingere giù il cilindro delicatamente. Questo pezzo di plastica nero, eccolo qua, è il pattine del tendicatena. Mi raccomando, va cambiato, è importante questo. La spesa non eccessiva, l'ho pagato soltanto 3 euro. Ora mettiamo le due boccole che servono per centrare la testata sul cilindro. Poi metteremo la guarnizione della testata nuova . Dopo la guarnizione metteremo questi 4 anelli di tenuta O-ring. Io vi consiglio di comprarli nuovi, ma se non li trovate potete mettere anche quelli vecchi. Allora signori, per quanto riguarda la testata, prima di installarla vi consiglio di montarci l'albero a camme come sto facendo adesso per fare la regolazione del gioco delle valvole. È meglio fare questa regolazione in questo momento perché con la testata smontata logicamente si è molto più agevolati. In questo momento, come avete potuto vedere, già ho installato l'albero a camme e un bilanciere. Ora metterò anche l'altro bilanciere. Mi raccomando, oliate man mano i pezzi che andrete a montare.
La piastra che sto installando, eccola qua, fa da fermo per tenere bloccato l'albero a camme nella sua sede. Adesso installo l'ingranaggio che aziona l'albero a camme per effettuare la regolazione del gioco delle valvole. Noterete che su questa ruota dentata c'è una freccia stampata con la scritta 4AV. Ecco, questa deve essere allineata con la tacchetta di riferimento che vi è stampata sulla testata. Eccoli, questi sono i due punti che devono essere allineati. Bene ragazzi, inizio la regolazione delle valvole di aspirazione. Noterete che sono due e sono più grandi rispetto a quelle di scarico. Comunque non c'è un ordine per farlo, inizio da queste semplicemente per caso. Per questo scopo procuriamoci uno spessimetro come questo, eccolo qua. Costa soltanto 7 euro. Per le valvole di aspirazione di questo motore Piaggio sceglieremo una lama da 0,10 mm. Ecco, queste sono le lame e questa qua è quella che servirà a noi, 0,10 mm. La procedura per effettuare la regolazione del gioco è questa. Fate attenzione. Allora, con la chiave da 8 andremo a svitare il dado che si trova sul bilanciere. Eccolo qua. Questo è il dado da 8 e lo molleremo un pochettino. Poi con un cacciaio da taglio andremo a svitare il perno e infileremo sotto tra il perno e la valvola di aspirazione la lama da 0,10 mm. Ora andremo ad avvitare il perno leggermente, quel tanto per accostarlo alla lama inserita. Ecco, una volta fatto andremo a stringere il dado per bloccare il tutto. Ora sfilando la lama, tra la valvola e il perno che sta sul bilanciere c'è giusto lo spazio di 0,1 mm. Per cui la regolazione della prima valvola è stata fatta, la lama deve poter passare in questo spazio senza forzare. La stessa cosa faremo anche con l'altra valvola di aspirazione. Ecco, ho svitato il dado, adesso ho svitato il perno, inserisco la lama da 0,1 mm, avvito un pochettino il perno e vado avanti e indietro con la lama per essere sicuro che ci sia lo spazio preciso. Poi blocco il dado e abbiamo fatto. Ricordiamoci che la lama deve poter passare senza forzare molto. In poche parole, la lama non deve andare né troppo libera e né troppo forzata. Ora passiamo alle valvole di scarico. Siccome queste lavorano a una temperatura di esercizio più alta, quindi si dilatano di più, allora in questo caso dobbiamo dare un gioco maggiore. La Piaggio ci indica che dobbiamo utilizzare una lama da 0,15 mm come questa. Allora ragazzi, la registrazione del gioco delle valvole è stata fatta. Ora rimuovo l'ingranaggio che aziona l'albero a camme, che lo avevo solo appoggiato in effetti, eccolo qua, e continuo a sistemare la mia testata. Quindi andrò a pulire la sede dove deve essere collocata la valvola termostatica. Ecco, questa è la sede, vado a pulirla. Come guarnizione di tenuta userò un pochettino di Motor Seal
che è un silicone che riesce a resistere alle temperature alte. La testata è pronta, adesso andremo ad installarla. Mi raccomando, fate attenzione prima di accostare la testata completamente al cilindro. Ecco, con un cacciavite dobbiamo avvicinare le 4 guarnizioni O-ring. Eccola, questa ne è una, ve la sto mostrando. Dobbiamo inserirla nella sede della testata. Questa è un'altra visuale. Dobbiamo inserirle tutte e 4 nella sede della testata, altrimenti se non facciamo questo, quando andremo ad accostare la testata possiamo rovinare irrimediabilmente queste guarnizioni schiacciandole. Per stringere i 4 dadi della testata vi consiglio di acquistare una chiave a tubo come quella che vi sto mostrando adesso. Ecco, io ho tagliato un'estremità per poterci inserire sopra la testa del cricchetto della chiave dinamometrica. Per serrare i dadi della testata vi dovete procurare una chiave dinamometrica. Questo attrezzo è indispensabile perché ci permette di serrarli alla forza giusta, quella stabilita dalla casa costruttrice. Senza di questa potremmo imprimere o poca forza nel stringere, quindi la guarnizione della testata non lavora bene, oppure potremmo stringere troppo forte e quindi rovinare le filiere dei prigionieri. Per questo scopo vi consiglio di acquistare questa della Beta, eccola qua, che va da 8 a 60 Nm, l'ho pagata soltanto 80 euro. Per questo motore la coppia di serraggio dei 4 dadi da 12 deve essere di 25,5 Nm, che corrispondono più o meno a 2,5 kg, mentre per i due perni da 8 la coppia di serraggio deve essere di 11,80 Nm, che corrispondono a 1,2 kg. Comunque, la procedura esatta di come stringere i dadi della testata la troverete in descrizione. Mi raccomando, andateci a dare un'occhiata. Attenzione ragazzi, i 4 dadi da 12 della testata vanno stretti a incrocio. Vi consiglio di avanzare a step da 5 Nm. Allora, impostate il valore sulla chiave dinamometrica di 5 Nm e fate una prima stretta dei 4 dadi a incrocio. Poi impostate il valore sulla chiave di 10 Nm e fate la seconda stretta dei 4 dadi. Poi imposteremo il valore a 15 Nm, poi 20 Nm e alla fine 25,5 Nm, che poi sarebbe il valore che consiglia la Piaggio. Ok. Per quanto riguarda invece questi due perni da 8 che ora sto inserendo, eccoli qua, questi vanno stretti invece a 12 Nm che corrispondono più o meno a 1,2 kg. Anche questi due perni vanno stretti a step, quindi io vi consiglio di impostare il valore sulla chiave a 4 Nm e faremo una prima stretta. Poi porteremo il valore a 8 Nm, faremo la seconda stretta, infine il valore lo porteremo a 12 Nm e faremo la stretta finale. Tutto molto semplice.
Bene ragazzi, ora andremo ad installare la catena della distribuzione, quindi come prima cosa andremo a posizionare il disco forato. Ecco qua, la posizione è obbligata e non possiamo sbagliarci. Poi andremo a posizionare anche l'ingranaggio dell'albero a camme. Eccolo qua, ci metteremo un po' d'olio ed andremo a sistemarlo momentaneamente senza fissarlo, facendo coincidere i due riferimenti che vi ho detto anche prima. Ecco, lo appoggiamo soltanto senza fissarlo, perché prima di fissarlo dobbiamo metterci intorno la catena della distribuzione. Ecco, ora prendo la catena e cerco di sistemarla intorno all'ingranaggio. Questa operazione è leggermente rognosa perché mentre mettiamo la catena intorno all'ingranaggio dell'albero a camme dobbiamo fare in modo che alla fine di questa operazione il riferimento con la scritta 4AB deve coincidere con il riferimento fisso della testata. Eccolo qua, questi due riferimenti devono coincidere. Se non coincidono togliamo la catena e ripetiamo la procedura. Personalmente per fare questa cosa ho dovuto ripeterla 5 volte, quindi non vi avvilite che alla fine ci riuscirete anche voi. Ok, ora passiamo ad installare il restante dei pezzi che vanno sull'ingranaggio della distribuzione. Fate attenzione quando andrete a installare questa molla. Eccola qua, è molto facile, dovete solo seguire la dimostrazione che vi sto facendo adesso nel video. Per stringere questo perno da 8 occorre tenere ben fermo questo piattello forato per non far girare l'albero a camme. Per fare questo ho utilizzato questo attrezzo, eccolo qua. Se volete vedere come è fatto a costruirlo questo attrezzo andate nella prima parte di questo video e ve lo mostro. Questo che sto installando è il tendi catena della distribuzione, mi raccomando mettete la guarnizione nuova. Siamo quasi alla fine, adesso andremo ad installare il carburatore, ecco qua. È fissato soltanto con 3 perni e poi ci sono vari tubicini da collegare. Vi consiglio di pulirlo prima di montarlo, io per comodità già l'ho fatto, comunque in futuro ne farò un tutorial e ve lo mostrerò.
Adesso collego il condotto del filtro dell'aria, eccolo qua, è fissato al carburatore con una fascetta a colarino, molto semplice. Bene signori, siamo quasi alla fine del lavoro, manca solo installare la pompa dell'acqua. Ecco, la pompa viene installata qua. Prima di farlo dobbiamo girare un pochettino il volano. Ecco, metteremo la chiave sul dado centrale del volano e faremo un paio di giri del motore. In questo modo dobbiamo vedere se urta qualcosa. Se il motore è perfettamente in fase, allora non dovrebbe succedere niente, ma se a un certo punto, mentre facciamo questa manovra, vedremo che il motore non gira più, allora vuol dire che il pistone sicuramente urterà qualche valvola di scarico o di aspirazione. Allora in questo caso dobbiamo rimuovere un'altra volta l'ingranaggio della distribuzione, rimuovere quindi la catena, rifare un giro completo dell'albo motore, un solo giro, e poi allineare i punti di fase ed installare di nuovo la catena della distribuzione. Molto semplice. Ringraziando il Signore, a me è andato tutto bene. I due punti sono perfettamente in fase, eccoli qua, dopo aver girato il motore a mano. Quindi possiamo ora tentare di mettere in moto il motore. Quindi andremo ad installare il coperchio delle punterie, che è fissato con soltanto 5 perni. Finalmente siamo addirittura d'arrivo. Ora installo il tubo di aspirazione dei vapori dell'olio che va sul coperchio delle punterie, eccolo qua. Poi installo il tubo dell'acqua sulla valvola termostatica, eccolo qua. Poi collego il filo elettrico al sensore che rileva la temperatura alta dell'acqua di raffreddamento. E infine andremo a installare la pompa dell'acqua, eccola qua. Prima di mettere l'olio nel motore vi consiglio di sostituire anche il filtro dell'olio, ecco qua. Vi dovete procurare una chiave a nastro come questa che vi sto mostrando adesso. Logicamente, prima di installare il filtro vi consiglio di mettere un filo d'olio sulla guarnizione di gomma, ecco qua, e poi andremo ad installarlo.
Il quantitativo di olio da introdurre all'interno del carter del motore logicamente dipende dal modello dello scooter. Nel mio caso devo quasi aggiungere 1 litro di olio perché ho cambiato anche il filtro. Mi raccomando, nel circuito di raffreddamento dovete inserire liquido refrigerante. Non mettete solo acqua perché col tempo quest'acqua può far arrugginire le parti interne del motore. Carissimi amici, attenzione adesso a quello che vi dirò perché è di un'estrema importanza. Allora, la Piaggio prevede, prima di fare il collaudo di questo motore Beverly Piaggio classe 200, di metterlo in moto e farlo scaldare per almeno 10 minuti. Poi bisogna spegnerlo e farlo raffreddare. A questo punto poi bisogna rimuovere di nuovo il coperchio delle punterie e fare un'ultima stretta dei dadi della testata, facendo fare un giro a loro di soltanto 90 gradi. Bene carissimi amici, il lavoro è completato, ora non resta che collaudare lo scooter. Seguitemi che vi farò fare un bel giro per la mia città.
Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!